In questo secondo episodio della Black Library Hills parliamo dell'Ascesa di Horus, romanzo di Dan Abnett edito da Panini Editore. Si tratta del primo libro della saga di Horus Eresi, libri che mostrano il momento esatto in cui tutto è andato a puttane. Al centro delle vicende c'è Horus, figlio prediletto dell'imperatore, signore della guerra e di tutte le forze imperiali. Siamo nel mezzo della grande crociata, gli umani esportano democrazia e l'Imperium è all'apice del suo potere. Qui incontriamo Loken, una polpetta di patate in armatura da Astartes di lupi lunari, che pone domande sensate. Se in questo gigantesco cosmo incontriamo una società che non la pensa come noi ma è sana e legittima, perché dobbiamo distruggerla? Non potremmo semplicemente passare oltre e ignorarli? E riceve risposte come: siamo uno strumento necessario, il genere umano ha una grande verità da trasmettere, un messaggio da consegnare per il bene di tutti. A volte questo messaggio cade in orecchie riluttanti, a volte viene respinto, e allora possiamo ringraziare le stelle per avere la potenza necessaria per imporlo. Siamo i più forti perché abbiamo ragione, non abbiamo ragione perché siamo più forti, che in poche parole vuol dire no, siamo il cazzo di Imperium. In questo libro spicca la figura di Horus, di cui Loken ha molta stima. Parlando di lui dice: era magnifico, come sempre, massiccio e agile, il ritratto di un semidio in armatura bianca e oro e pellicce. Aveva il volto rasato, scultoreo, nobile, scurito dai raggi di tanti soli, gli occhi luminosi, i denti brillanti. Quando Horus gli sorrise e gli rivolse un cenno del capo, sentì un brivido di timore, una sensazione piacevole e forte. Solo il signore della guerra poteva far provare qualcosa di simile a una Astartes. Ragazzi, se volete vi lascio un po' da soli, chiudo. Horus in effetti è una figura estremamente carismatica, che ricorda il capo dell'azienda che dice ai dipendenti: siamo tutti una grande famiglia, come quando ringrazia l'architetto imperiale davanti a tutti, mettendogli zero pressioni. Come io abbia meritato, anzi come l'umanità abbia meritato un architetto così abile e dotato, non so. E l'altro: ah no, mio signore, ma non si preoccupi. E lui: il nostro imperatore in persona ci ha mandato questo architetto perché sa quanto vale. Durante questi discorsi Horus è in compagnia del Mornivar, cioè i suoi consiglieri, gruppo composto da Gabriel Loken, Horus Aximand, detto Piccolo Horus, Ezekiel Abaddon, detto l'Incazzato, e il mio preferito, Tarik Torgaddon, il cui lavoro è fondamentalmente litigare con i figli dell'imperatore. Non riesco assolutamente a immaginare circostanze in cui dovrei inchinarmi a te. Ragazzi, mettete via quelle palette prima che le usi per sculacciarvi. Il signore della guerra ti considera un imbecille. Ti piacerebbe tornare a casa con la testa infilata nel culo? Litigate continue che coinvolgono anche Lucius, un personaggio che ho adorato. Abile, arrogante, invidioso. Lo vediamo anche nel suo lato più dolce, attraverso il rapporto di amicizia con il suo compagno di squadra Tarviz. E parlando di amicizia, devo citare Sanguinius e la frase più emozionante che lo riguarda. Horus fece un passo avanti e strinse Sanguinius al petto. Non c'erano due primarchi che si amassero come il signore della guerra e l'angelo. Tra le pagine infatti si percepisce la tragedia imminente. Il libro non ci mostra il male come un'entità che appare all'improvviso, anche se qui viene nominato il caos che risiede nel war, ma come un veleno che si insidua lentamente. L'ascesa di Horus è una storia su ambizione e tradimento, che ci invita a chiederci come ha potuto un eroe così grande cadere così in basso, e il dubbio che rimane è che forse, fin dall'inizio, la sua caduta era inevitabile.